Eccoci qui, bentornati a Super Brain. Come vedete la scena è già pronta per la prossima prova, perché si tratta di un esercizio di memorizzazione davvero incredibile e a farla sarà la nostra prossima Supermente. Conosciamo Simone Rosati. Sono Simone Rosati, ho 42 anni e vivo a Roma. La mia specialità è memorizzare lunghissime serie di numeri, ad un patto però, che siano ben visibili su una facciata di un dado. La mente va allenata in tanti modi diversi e tutti i giorni. Innanzitutto con la lettura e poi lo faccio con la meditazione. E poi lo faccio con la giocoleria, che sembra una cosa strana, ma in realtà è un allenamento potentissimo per sia la fantasia che la concentrazione. Anche se oggi sono un professionista affermato, fino a pochi anni fa sono stato artista di strada e ancora oggi, in alcuni dei miei corsi di formazione, a volte entro mascherato da supereroe. L'uomo ragno diceva che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Io oggi sento la grande responsabilità di superare la mia prova senza nessun errore. Grazie mille. Ciao. Allora Simone, la tua sarà una prova di memorizzazione davvero incredibile, però abbiamo sentito nella clip di presentazione che tu ami i travestimenti e io so che tu a casa hai una scatola per i travestimenti. Ora, oltre l'uomo ragno, da cosa ti travesti? Beh, mi piace il tema dei supereroi, quindi c'è Iron Man, Captain America. Cioè, tu vai al consiglio d'amministrazione di un'azienda vestito da Iron Man. A volte ho osato, ma perché c'era un certo rapporto, però si fa in altre occasioni, come delle convention, dove c'è un tema e si può fare. Bello, divertente però, Molto. È un modo più divertente per imparare. Esatto, no? Esatto. Un'altra cosa ti volevo chiedere, abbiamo sentito che tu hai fatto da artista di strada, ora mi domandavo, da artista di strada a persona che lavora con i manager, con le multinazionali, che esce di casa in giacca e cravatta, com'è questo passaggio? Mi rendo conto che sembrano proprio due ambiti diversissimi, eppure c'è un fil rouge. Io cominciai tanto tempo fa, mio padre mi comprò le prime 3 palline da giocoleria e mi ha sempre assistito e sostenuto in questa cosa e la giocoleria mi ha aiutato a avere creatività, concentrazione e metodo. E quindi attraverso queste 3 cose diciamo che il mio grandissimo interesse è diventato quello dell'apprendimento. Certo. E quindi apprendere, trasformare, insegnare ad altre persone gradualmente mi hanno portato nelle aziende. Che bello il tuo percorso. Ma io so che non ci sono solo cose positive. Qui abbiamo tua moglie, una bellissima donna, Marilu. Buonasera. Buonasera Paola. Ciao Marilu, benvenuta. Marilu, ma è vero che questa sua memoria per voi a volte è motivo di litigio? Assolutamente sì, perché diciamo che lui porta un po' la sua capacità a vantaggio suo. Quando litighiamo soprattutto, lui cerca sempre di farmi capire che come la pensa lui, perché la sua memoria rispetto alla mia è perché molto lui ricorda tutto. Si ricorda tutto. L'ultima litigata, te la ricordi? L'ultima litigata è stata perché io ero assolutamente sicura di avergli dato un mazzo di chiavi, che erano le chiavi della macchina, ed ero assolutamente sicura che le avesse lui. E lui continuava a dirmi: l'hai prese tu, stanno in quella borsa. Io non ci credevo assolutamente. Per una settimana gli dicevo: dimmi dove sono queste chiavi. Alla fine aveva ragione lui, sono andata a ripescare la mia borsa ed erano purtroppo... Però che fastidio dover dire sempre al marito ha ragione, eh? Bello fastidioso. Sbaglio anche io. Cioè, voglio sperarlo. Allora adesso entriamo però nel vivo della prova e sentiamo quali sono le regole della prova che tu devi appunto superare. Il dado è tratto. Il concorrente deve memorizzare 50 serie di 4 dadi e successivamente ripetere l'esatta sequenza di 5 di queste serie scelte a caso. Bene, come vedete alle nostre spalle ci sono questi bicchieri, sono 50, all'interno dei quali ci sono delle colonne di 4 dadi. Quindi ci siamo, ti puoi accomodare su questa sedia? Grazie. Allora, a questo punto io pregherei Maura e Benedetta, cortesemente, di scoprire le colonne di dadi.
che poi Simone dovrà memorizzare. Non solo, Simone non dovrà ricordare soltanto la sequenza della colonna di dadi, ma anche il numero del bicchiere sotto il quale c'era la colonnina. Quindi sono diversi numeri che deve memorizzare, sono veramente tanti. Fate molta attenzione che non cadano i dadi, perché lui li deve memorizzare in questo ordine e in questo ordine poi dovrà ripeterli. Dal basso? Dal basso verso l'alto? Dal basso verso l'alto, Dal basso non vi verso dirà, l'alto. sì, dal basso verso l'alto. Naturalmente la parte del dado che è rivolto frontalmente verso di lui. Beh, no, stasera mi aspetterei anche che indovinava quella dietro. No, quella dietro non gliel'abbiamo chiesto, però dopo magari quando lo porto qua glielo chiediamo. Ecco, le ragazze hanno finito, a questo punto Simone può iniziare a memorizzare. Cinquanta.
memorizzato, Simone? Bene, ti puoi accomodare sulla tua sedia? Ok. Io ora farei entrare Maura e Benedetta a ricoprire con i bicchieri le pile di dadi. Grazie ragazze. Le nostre ragazze stanno ricoprendo le 50 colonne di dadi, mentre Simone sta continuando a memorizzare e a concentrarsi. Anche l'ultima colonna è stata coperta. Allora Simone, non perdere la concentrazione, vi prego di non applaudire perché lui ha bisogno del massimo silenzio, non spegnete i cervelli, noi torniamo tra pochissimo con una prova di memorizzazione incredibile, la prova di Simone. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, bentornati a Superbrain. Il nostro concorrente Simone ha appena memorizzato 50 colonne di dadi, ogni colonna formata da 4 dadi per un totale di 200 numeri. Lui adesso dovrà ricordare l'ordine esatto delle colonne dei dadi e il numero del bicchiere che copre questa colonna. Simone, tu ora sei pronto? Sì, sono pronto. Ok, la tua prova a Superbrain comincia ora. Allora, Gabriel, puoi venire per favore? Benedetta adesso girerà questa urna. Qui ci sono tutti i numeri dei bicchieri e dovrai estrarne uno, sì, grazie. Dallo pure a Benedetta se vuoi. Non è cosa facile. Ok? Questo è il numero. Bene. Il primo bicchiere è il numero 41. Quando vuoi, Simone. Ok, vado. Vai. 4, 4, 6, 2. 4, 4, 6, 2. Verifichiamo. 4, 4, 6, 2. Claudia, ti dispiace scegliere tu il prossimo numero? Vediamo, Benedetta, che numero è. Ok, è il bicchiere numero 1. Vado. Vai. 3, 2, 3, 1.
3, 2, 3, 1. Questa è la sequenza, secondo te, Simone? Sotto il bicchiere numero 1. Verifichiamo. 3, 2, 3, 1. Esatto! Antonio, puoi scegliere un altro numero? Grazie. Vediamo, Benedetta, che numero di bicchiere è il prossimo. 44. Il bicchiere numero 44 e siamo alla terza manche. Ok. Quattro, 2, 2, 4. 4, 2, 2, 4. Verifichiamo. 4, 2, 2, 4. Bravo Simone. Gabriel, puoi scegliere un altro numero? Questa è la penultima manche per Simone. Trentadue. Ok. Bicchiere numero 32. Quando vuoi, Simone. Uno, 2, 5, 3. 1, 2, 5, 3 sotto il bicchiere 32. Così dice Simone, verifichiamo. 1, 2, 5, 3. E anche questo è indovinato. Grazie. Claudia, questa che stiamo per giocare è l'ultima manche. Se Simone indovinerà anche quest'ultima sequenza di dadi, la sua prova sarà superata. Bicchiere numero 39. Simone, prenditi tutto il tempo che ti serve. Ricordo che è l'ultima manche. Se indovinerai anche questa sequenza, la tua prova sarà superata. Due, 6, 3, 1. 2, 6, 3, 1. Questa è la sequenza secondo Simone. Verifichiamo. Due, 6, 3, 1. Ed è esatto! Simone, ci hai fatto? Bravo, bravo. Ci ha fatto stare tutti con il fiato sospeso, devo dire. Abbiamo partecipato, guarda, a standing ovation da parte del nostro pubblico.
questo un meritato applauso, tutto per te. Wow. Grande concentrazione. Wow. Marilu, allora? Sono emozionatissima, è davvero sempre un campione per me, Simone. Vieni con me. Grazie. Dopo quello che abbiamo visto, mi riferisco alla fidanzata, dalle sempre ragione. Ah, certo. Ma è ovvio. Quando ti dice sei tu che ti dimentichi, Ma è devi ovvio. dire sì, hai ragione, non dire Se le niente chiavi altro. dice che sono là, sono là. Siamo senza parole, senza parole. Hai fatto una cosa da robot, da computer quasi. Stavamo qui cercando di capire con i tuoi metodi. Infatti volevo chiedere a Simone se ha un metodo, che segue un metodo, a parte la concentrazione, tutto Sì. quello. Sì, sicuramente c'è un abbinamento di talento e metodo. E poi credo che tu debba avere una grande dimestichezza con i numeri. Sì, Ovviamente. Ad esempio, Antonio, quante partite hai giocato in Serie A? a caso. 440. Bravo! Claudia, quanti film hai girato? 55, tantissimi. No, il Più di numero. 50. No, qui giochiamo con i numeri, non più di 50. L'approssimazione non ci piace. Quante fiction hai girato? Tra fiction e film anch'io sto sulla cinquantina. Sulla 50. Guarda, Antonio, tu sei stato promosso. Simone, grazie, ti puoi accomodare? Grazie mille. Grazie. E ci vediamo tra poco. Grazie, accomodati. Accomodarti, in bocca al lupo. Quindi siete rimasti voi due. Adesso vediamo chi è il vincitore di questa ultima serata di Super Brain e che porterà a casa 20.000 euro in palio. Allora vediamo il secondo e il primo classificato di questa sera. Il vincitore di questa puntata di Super Brain è no, un pari merito! Avete vinto tutti e due! Filippo e Simone! Quindi vi dividerete il montepremi, ma credo che sia una bella soddisfazione. Era così difficile con le prove di stasera che addirittura per la prima volta a Super Brain abbiamo due vincitori. Grazie, potete accomodarvi e complimenti, grazie. Io vorrei qui